Dit is Genua, bijgenaamd La Superba, trotse dwingeland van de Middellandse Zee. Je zou wellicht in de illusie kunnen verkeren dat dit Europa is. Maar je vergist je, goede vriend. Dit is Afrika. Ik woon in deze stad en ik wil je haar graag laten zien. Ook ik ben een immigrant. Terwijl zij uit noodzaak op reis zijn gegaan om een toekomst voor zichzelf te bevechten op de onrechtvaardigheid, heb ik mijzelf de luxe gepermitteerd om toe te geven aan mijn romantische verlangen naar la dolce vita italiana. Hoe zou je dat noemen, goede vriend? Een gril, een caprice, verwend gedrag van een emeritus bohemien? Maar hoe groot de verschillen ook zijn tussen hen die van het zuiden naar het noorden zijn getrokken en mij, die van het noorden naar het zuiden gekomen ben, zijn wij alle ooit op reis gegaan vanwege een vergelijkbare droom van een beter leven elders. We kunnen wel zeggen dat er sprake is van een noodsituatie als het gaat om de opvang van vluchtelingen hier in Genua. Dat was anders. Dus er was een structuur voor vluchtelingen met alle noodzakelijke hulp ingericht bij de Fiera. De Fiera is een congresterrein aan de zee, hier niet ver vandaan. Toevallig is er nu het Eucharistische Congres over barmhartigheid. Alle bisschoppen en kardinalen van Italië zijn te gast in Genua op uitnodiging van de aartsbisschop Bagnasco om te praten over barmhartigheid. Omdat ze dat graag willen doen in de Fiera, hebben ze daarvoor de vluchtelingenopvang moeten ontruimen. Ik zag gisteren iemand lopen op straat met een t-shirt, daar stond op: het zal ons niet worden gevraagd of we gelovig zijn geweest, maar of we geloofwaardig zijn geweest. Je moet het zo zien. Genua is een bruggenhoofd. Thuishaven van een van de grootste Afrikaanse gemeenschappen van Italië. Hier voelen de Senegalezen, Gambianen en Nigerianen zich thuis. In de duistere, smalle stegen van het oude centrum. Hier geurt Via di Pré als Afrika, waar wanhoop tastbaar is. Hun overlevingsdrift sist op hoeken van straten, waar oorspronkelijke bewoners steeds minder graag komen. Da Napoli ero ragazzino, ho detto me ne vado lì, ma qui si lavorava allora, era un altro ragionamento, tutte tante educazioni, un'altra... Sì. Sì, vi faccio vedere una cosa, guardi, non la faccio vedere a nessuno perché mi fa schifo. Guarda. Cos'è? Questo è nel 68, guardi un po', guarda. Nel 68? Questo è 70, guarda. Guarda. 1970. E lei? Sì, so io, Bellino. Guarda, scusi, Queste era una strada che si poteva lavorare, non adesso che sputano, fanno, pisciano, tutto andare. Vedi, guarda.
Ma la strada mi sembra abbastanza uguale, no? Ma no, era più pulito, ogni negozio Sì. aveva la sua piantina fuori, era tutto un altro ragionamento. Sì. Era un'altra cosa, non è adesso come adesso. Adesso è proprio uno schifo. Anche lei è totale. vestito molto bene, no? Ma Qua. sempre così sempre così, vedi? Ma mi 54 anni che sto qui, non ho mai visto Sì. il centro storico di me, uno dei più grandi dell'Europa. Sì. Ma no, ma non è che non dovevo venire, perché anche io sono più da Ma Napoli. cos'è il problema? Il problema è che non ti fanno lavorare nessuno, manca a questi qua. Adesso fanno finta perché è di che l'ha messo, ma non sono cattivi avrei. Ma come devono... Espressione tutti vendere troppo, non è vero che lavoro. Sì. Non è niente vero, ci si mette uno qua, un'autorità locale, ci paghi a giornata, ti faccio vedere come se ne accorga anche lui. Ma mi sembra un problema anche che... Cosa possono fare? Non hanno permesso di lavorare e devono anche mangiare, no? E allora se lo faccio io perché mi arrestano? Perché vengono da me e dicono documenti a me? Come mai? Non devo mangiare? Le cose devono andare così e basta. Ci mangiano. Senza mangiare, guarda, non entra nessuno, eh? Si ricordi questo? Senza pagare questi, non entrava neanche una farfalla in Italia. Io lo dico per esperienza, ho 84 anni, lei è giovane. L'Italia è finita. Ce l'abbiamo venduta. Grazie. Via di Pré is een straat in het centro storico van Genua, in het historisch centrum. Ja, ik ken de straat natuurlijk heel goed. Ik woon hier al 8 jaar in Genua en ik heb altijd gehouden van deze straat. Ik heb er al veel genoeg aan beleefd om hier doorheen te lopen. Maar gisteren besefte ik dat er eigenlijk toch iets was dat ik voor het eerst heb gedaan. En dat is dat ik heb stilgestaan. Want dat was eigenlijk precies wat ik altijd deed. Door de straat heen lopen met toch het idee dat je een beetje moest doorlopen. Het was meer een soort van kermisattractie die juist zo leuk is omdat het ook een beetje spannend is. Waarom vond ik dat eigenlijk zo spannend? Alleen maar omdat er meer zwarte mensen op straat rondhangen? Ik vrees eigenlijk van wel. Dat heb ik alvast geleerd. Siamo... guarda, con un braccio solo, lavora il doppio degli altri con un braccio solo. Lui, io l'ho conosciuto perché lui veniva qui perché voleva aiutare fare inserirsi in questa struttura che gli piaceva. Lui, ho visto, sono arrivate queste angurie dal Tanaro, cioè dalla parte interna verso Alessandria, e lui a un certo punto ha visto che bisognava portarle su, c'erano queste angurie grosse, proprio così, un'anguria grande, sì. E lui con la massima se l'ha messo sulle spalle così, no? Se l'è portata su con il suo braccio, usando sulle spalle così e tenendola così. È una cosa meravigliosa. E quindi questo ho capito che allora lui aveva desiderio era attivo, cioè mentalmente attivo, psicologicamente. Allora lui ha scoperto che nel centro storico c'erano tante richieste di questi giocattoli per i bambini eccetera. Tutta la roba che adesso è qui andrebbe in discarica. Sì, certo. Invece viene recuperata, molte persone ne usufruiscono e quindi
sia chi lo dona perché fa una cosa buona, sia chi lo riceve perché riceve, sente che gli altri hanno pensato anche a lui. C'è un consumismo tale che noi facciamo una volta all'anno una lotteria, no? Con i giocattoli usati, le cose, peluche, no? Non giocattoli, soltanto peluche, no? Ma migliaia peluche che sono stati regalati dai nonni a ripetizione, che sono perfettamente nuovi. Il bambino l'ha sfasciato, l'ha guardato, l'ha messo lì, neanche toccato, nuovo. Soprattutto loro che non possono... Vai, che... Questa qua lascialo andare. Migratie is zonder enige twijfel de belangrijkste geopolitieke ontwikkeling van dit tijdperk. Daarnaast is de volksverhuizing oorzaak van een menselijke tragedie van onbehapbare proporties. Ik vind het net zo moeilijk voor te stellen als jij, mijn vriend, dat iemand niet met het lot van migranten begaan zou zijn. Moi, je cherche l'Europe. Et après, j'ai trouvé Italia. E conosci un sacco di persone qua, no? Si, parce que il manque la main. Ah, sì. Quand j'ai fait la main, aucun ne connaît moi. Quand j'ai passé... Allora è un vantaggio. Si, Sei contento di non avere... contento, si. Même si donnais 100 000 euros ou 200 000 euros en main, non. Comme ça, c'est bien. Comme une carte visite. Comme une carte visite. J'ai fait un accident. Avec quelqu'un dans la voiture, j'ai laissé mon bras chaud foirer la voiture. Il passe un camion et la route. Strange. Il passe un camion, il a touché l'autre viseur et la main. Même lui, il n'arrête pas. Non si è fermato. Non fermato, sì, il n'arrête pas. Il arrête le chauffeur et après, la justice, il a payé 19 000 euros. 19 000, 25% pour l'avocat. Et moi, il reste seulement 13 000. 13 000 euros. Et niente invalidità, niente tutto. Il n'y a rien. Il fonctionne comme ça au Maroc. Il n'y a rien. Vous êtes handicapé, va mourir. C'est pas logique. C'est pas logique. Et après, j'ai quitté le Maroc. Ook als luxe emigrant heb ik aan den lijve ondervonden hoe groot het verlangen is om door je nieuwe landgenoten als een der hunnen te worden aanvaard. Dat kan in mijn geval gaan om aanstellerig kleine dingen. Ik herinner mij de euforie toen mij voor het eerst door een Genuees de weg werd gevraagd. Daarbij ben ik mij zeer bewust van mijn bevoorrechte positie ten opzichte van de migranten uit het zuiden. Hoewel ik in zekere zin altijd een buitenstaander zal blijven, word ik door de Genuezen niet beschouwd als een bedreiging, omdat ik mijn geld verdien in mijn vaderland en op geen enkele manier concurreer met hun activiteiten of aanspraak maak op hun voorzieningen. Dat maakt mij in hun ogen ongevaarlijk. Io vengo dal Marocco, 22 anni che sono qua e diciamo ormai come se fosse italianizzato. È arrivato ragazzino, 13 anni. Ah, capito, hai anche fatto la scuola qua. Sì, ho fatto la scuola, anche il carcere, 14 anni, per colpa della droga. Uscito dalla scuola ho iniziato a frequentare la strada. Sì. La strada, poi iniziai a conoscere qua nei vicoli, sempre qua in centro storico. Sì. E poi? Poi ho iniziato a conoscere i miei paesani più grandi di me e mi dicevano se vuoi guadagnare un po' di soldi devi darci una mano. Anche loro marocchini? Sì, bravo. Sì. Tutti arabi in generale, diciamo, tunisini, marocchini. Allora ti chiedono, vuoi guadagnare un po' di soldi? Sì, poi con
tra il passato degli anni ho iniziato anche a conoscere la droga proprio. Ho iniziato a peppare, a sniffare. Ah sì? Sì. Quanti anni avevi? C'avevo 14-15 anni. 14? Sì. Giovane. Sì, non sai niente della vita. Sì. Poi... E poi all'inizio che tipo di lavoro facevi per loro? mi spostavo, davo io le dosi nelle mani dei tossici, sai com'è? Come un cavallo. Facevo dei dicono, passaggi, sì. Poi piano piano ho iniziato a lavorare per me stesso. Ah sì? Dopo. Però sempre non mi è mai piaciuto, giuro. Però se non fai quelle cose lì, come fai a vivere, di andare avanti, mangiare, dormire? Questa è la nostra vita, io parlo di me. Sì. Stranieri, qua, senza nessun familiare, ti devi arrangiarti. E adesso che sei libero? Adesso sono un po' in difficoltà, ti dico la verità. Sì. Perché sono uscito da 7 anni e non ho trovato nessun aiuto. Io non voglio più fare la vita di prima, però non è facile. No? Sì. Però grazie a Dio non sto facendo niente per non tornare dentro. Mi arrangio, diciamo. dama ñëwoon seet si la parce que bon xam nga yow sama situation depuis 2009 maa ngi fii bon léegi sama kayit bi mi ngi war a des jeex décembre donc maa ngi war a renouveler kayit bi bon maa ngi doon liggéey bon 2 ans yëpp gis nga liggéeyuma. solution yi mun a am mooy ut liggéey te dëkk bi amul liggéey c'est-à-dire xam nga solution yi moom xam nga problème bi day routinaire ci même problème bi rek. parce que boo xoolee léegi en Italie permesso di soggiorno bi dañ ko collegare ak contrat di lavoro. bu fekkee amoo contrat di lavoro munoo am permesso di soggiorno. xam nga Italie dafa am benn loi bi fi tudd legge Bossi-Fini. legge Bossi-Fini boobu contrat di travail bi ak permesso di soggiorno ñoo collegare ko bu fekkee ne à la fin loolu problème bi loolu lañ bëgg a créer problème bi loolu lay doon daal man laa gisee daal. man y a pas de solution de manière générale. si mais lu ñu mun daal en tout cas xam naa ne man daal jàppale bi daal nañ yoo xam ne danañ ko mën a xooloo suñu doole yi yem danañ ko jéem a xool ni ñu ci defee daal leneen li saa yi mënuñ ci dara daal. waaw jaraaf yow lu tax léegi mënoo dellu Sénégal ak naka njaboot gi. Mamadou yow yaa ma gën a xam Sénégal ñun bi ñu ñëw fii ay problème moo ñu indi fii suñu amoon lu ñu gën a du ñëw fii man je suis un père de famille suma papa dee na suma yaay moo fa nekk mag la suma jabar laa fa am ak benn doom man maa leen war a yor su ma amoon lu ma gënal du ma génn seen wet damay nekk seen wet toog ak ñoom mais ñàkk am li ma bëgg moo tax ma ñëw Italie tant que nag loolu man réglé wu ma ko ñibbi du ma yomb nga xoolal ma loolu ba xam nuñ ciy def ak man en tout cas daal lu ma ci mun def naa ko ci def après lu ma ci mun def naa ko ci def bu ko defee ñuy déggante téléphone ma xool dara lu ma ci def mun def daal naa ko ci def daal. d'accord d'accord pas de problème ok merci. Alle volte io conosco un sacco di gente che adesso hanno perso il permesso perché non hanno trovato lavoro. Sì, e sono ancora qua. Sono ancora qua, sono clandestini. Sì. Per quello questa legge è una legge che fabbrica dei clandestinità. Sì. Per come è fatto. Sì. Non puoi collegare il permesso e il contratto di lavoro con il permesso. È assurdo. E quando sono clandestini cosa fanno? Sono qua in giro. Sono qua in Alcuni giro. che sono fortunati entrano nella malavita, che non sono sfortunati, altri è difficile. Sì. Ma... Perché tutti vogliono lavorare, perché lui, questa ragazza adesso, mi ha detto che si trova qualsiasi tipo di lavoro lo farà. Però il problema è questo, qualsiasi tipo di lavoro, non è che ti dico questo è un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro lo farà, però non riesce a trovarlo. Non riesce a trovarlo. E tu dici la malavita è l'unico... Adesso la malavita è l'unico. Guarda Via Pré, quanti senegalesi spacciano qua? Sì. E questo bisogna trovare delle soluzioni, delle alternative, perché sennò entrano nella malavita. Perché quando una persona è fragile come lui, entrarsi nella malavita certo, è semplice. Sì. Non è che bisogna essere un psicologo o uno professore agrégé di psicologia per capire questo, è banale. Questo delle volte li trovo. È l'unica fuga, no? L'unica uscita. E questa ci sono anche tante. Sì. Sono un sacco di ragazzi adesso sono entrati nella malavita. Quanti sono?
Hai numeri? Questi sono tanti. Tanti, sì. Che vedi, adesso ormai sono persi. E cosa fanno? Spaccio? E spacciano. Sì. Ik ben verliefd op deze stad. Het uitgestrekte labyrint van het middeleeuwse stadscentrum met de duistere stegen die vaak niet breder zijn dan een handkar, wakkert het verlangen in mij aan om te verdwalen. De schoonheid van het verval en de geur van gevaar vormen de poëzie van de stad. En die poëzie is onweerstaanbaar voor mij. 'S Nachts hoor ik hoe het marmer en leisteen van de oude palazzi kraken onder de last van eeuwen Europese geschiedenis. Alles is oud en nieuw tegelijk. Ik ben in een stad die niet valt te doorgronden, maar waar mijn ziel geboren is. Per me è una cosa normale lavorare di notte, non cambia niente, anzi di notte vedi cose che di giorno non ammiri. Puoi mirare, alzare gli occhi, vedere com'è il palazzo che di giorno non lo guardi. Guardi delle piccole cose che di giorno non ci fai caso perché c'è troppa gente, di notte ammiri di più. Vediamo un po' di delinquenza, vediamo rapimenti, magari gente che bisticcia. C'è delle cose un po' meglio brutte, ecco, da vedere, però fanno anche quelle parte della routine quotidiana di tutti i giorni. Non ci fai caso, passi dritto, eviti, c'è lo spaccio anche. Però non vedi, vai dritto e nessuno ti dà fastidio. Si fa finta di non vedere. Si fa finta di non vedere. In pericolo sempre. Hai 2 occhi davanti e 4 dietro. Sempre. Ma poi abbiamo amicizia, abbiamo parecchio che si lavora insieme, quindi ci troviamo bene. Devi prenderla un po' così, no? Per forza. Se si prende male il lavoro è brutto, non finisce mai. Invece a noi piace fondamentalmente. Sì, a noi piace, ci troviamo bene insieme, lavoriamo bene insieme, anche se non è il massimo della cosa. Per noi è il massimo. Per noi è il massimo, cerchiamo di a prendere, può non piacere, di prendere il meglio che abbiamo, che viene fuori. Noi abbiamo visto ultimamente cambiare proprio la nazionalità. Prima c'erano tantissimi sudamericani, tantissimi. Prima ancora i napoletani. Ma i napoletani sono connazionali. Comunque c'erano prima tantissimi sudamericani, adesso ora non so bene la loro nazione, però sono tutti gente di colore. Perciò sono passati da sudamericani a questi ragazzi che sono di colore. Ora non so se sono da dove vengono, dall'Africa. E ora hanno visto che ci sono loro, tutto Via Pré. Ma sono poi cambiamenti di tutta una generazione. I cambiamenti ci saranno sempre nell'arco del tempo. La diversità, secondo me, è una forza di ognuno di noi. Se non la devi subire. Invece qua la subisci. Perché ti devi adeguare. Non è una cosa che viene spontanea. Perché allora la diversità è una forza. Tu sei diversa da me e mi puoi aiutare in certe situazioni. Io conosco altre cose, altre esperienze, sono diverso da te e ti posso aiutare in altre situazioni. Insieme siamo forti. Ma se io ti devo subire o tu ti devi adeguare a me, allora non va bene. Allora non va bene. Noi cerchiamo di vederlo bene, di cercare di vederlo abbastanza. Cercheremo mi viene da dire, di metterci del nostro. Io lo vedo nero, ma potrebbe essere quasi una frase razzista, no? No, non è in quel senso.
Però sono assolutamente negativo, sì. Non ne vedo via d'uscita. Prego, Don. Vai. Et la voilà. Très bien pour Pascal. Comme ça. Très bien. Tu l'as pris quoi là? Bien sûr. Non, bien sûr. Merci, moi. Voilà, amico. Dai, ci vediamo poi tra poco tempo. Tra quando? Tra mezz'ora, dai. No, mezz'ora è poco. Mezz'ora finisco questo, per favore. Vuole che andiamo? Ma tu sai da dove vengono questa roba? Si, la roba il vient des personnes qui sont riches. Il y a beaucoup de bijoux à la maison. Et après, il a débarrassé la marchandise dove c'è alla chiesa. Même il y a une autre... Fanno regali alla chiesa. Regali alla chiesa. Sì. Il y a une autre marchandise qui arrive. Et comme il y a une personne qui est morte, vendez lui, moi. Même le prêté, il y a un mercato. La moitié. Tu, con questa roba che hai preso oggi, lo vendi qua? Vende pour la roba qui sont vecchia, carine, bella pour les Italiens. La plus belle pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Sei bravo, grazie. Même toi. Et la voilà. J'ai vendu, il y a un client tunisien, il y a, je crois, 2 clients ou 3 clients de Sénégal. Et pour le Marocain, milieu ne vient pas chez moi. Milieu, les Marocains, laisse-moi tranquille. Je trouve difficile pour entrer au Maroc. Difficile. Vous êtes quelqu'un, très bien. Tu peux rentrer facile. Ah, hai bisogno di contatti. Vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas quelqu'un, tu restes au dépôt, tu payes sous la table. 2011, j'ai payé 14 000 euros. 14 000 euros. 14 000 euros de la douane, comme les papiers. Et après, sur la table, plus de 3 000 euros. Ma moltissimo. Et après, j'ai pensé pourquoi je reste ici. Et par le Marocain, mais laissez-moi tranquille. Capito. Parce que les Marocains, ils sont des fourbes, ils voudraient prendre beaucoup de marchandises avec meno soldi. Et moi, j'ai laissé le Maroc, je ne voudrais pas vendre avec les Marocains. Meglio. E quanto costa? Un bloc, tutto questo per la cucina? Je peux faire un bloc comme ça avec 200 euros, 150 et plus cadeau. 250? Si, le cadeau, c'est les jouets des enfants. C'est obligé. Ah, si. C'est obligé les jouets des enfants parce que je l'ai dit, voilà, même toi, quand tu es arrivé à l'Afrique, tu peux régaler à les enfants qui sont besoin comme ça. Et comme ça. Bello, bello. Merci. De haven van Genua is een van de pleisterplaatsen van de grote cruiseschepen. Ik heb wel eens nagezien op de site wat dat kost. Een volledig verzorgde reis van 8 dagen over de Middellandse Zee aan boord van de Preziosa.
Het modernste en mooiste schip van de vloot. Met meerdere zwembaden, een waterglijbaan, casino's, bioscopen, cocktailbars en restaurants. In een comfortabele hut met airconditioning, minibar en balkon. Dat kost €500 per persoon. Een plaatsbewijs voor de overtocht van Libië naar Lampedusa. Op een overvolle, nauwelijks zeewaardige rubberboot, die de overkant waarschijnlijk niet eens zal halen, kost tussen de 2.000 en 3.000 euro per persoon. Vengo per conto della prefettura, dovrei prendere un ragazzo. Come si chiama? Non lo so, non mi hanno detto niente. Sì, mi hanno chiamato, però hanno detto che lei veniva e avrebbe preso una persona, però non so... Neanche me mi hanno detto... Ha un registro, io... Sì, un registro, però tipo... Possiamo chiamare la prefettura un attimo e glielo chiedo? Sì, faccio un tentativo. Sì, chiamo l'ufficio preposto. Pronto, buongiorno, sono Baldelli dell'Associazione Il Cesto. Sono andato a prendere un ragazzo all'Hotel Doria e sono qua, però non so chi prendere e neanche il gestore della struttura ha un'indicazione sul nome. Come... Va bene, ok, allora guardo il registro e prendo una persona. Va bene, ok, grazie, arrivederci, salve. Mi ha detto tanto di prendere una persona qualsiasi. Allora, quanti profughi ospiti qua adesso? Adesso siamo a 19 persone. Per quanti giorni rimangono qua? Tanti rimangono anche a lungo, mesi tipo. Mesi qua, nell'albergo? In attesa che vengano trasferiti poi nella comunità. Ah, sì. E il comune paga, ovviamente? Sì, sì. È un prezzo normale per la stanza? I prezzi normali delle stanze? Sì. I prezzi... Cioè, come da periodo in corso, insomma, cioè... Sono convenzioni che fanno con i proprietari, quindi... Ci sono altri alberghi, immagino, che fanno la stessa cosa? Sì, da quello che so ce ne sono diversi qui in città che sono convenzionati con il comune per questa... E come sono? Come ospiti? Non ci sono problemi, sono come clienti normali, visti da fuori sono clienti normali e non creano nessun tipo di problema, insomma. Ok, thank you very much. Where do you come from? Gambia. Gambia. Everybody? Yeah, Gambia. Okay, I'm from an association. Okay, we manage the program for asylum seeker. So one of you will come with me to a new place. Okay, you are temporary here. Yeah. They explain you. Yes, they explain that to us. That somebody, you stay here temporary. Yes. And then little by little you will, put in other places with association that assist you. And me, I represent one of these associations. I have one free place, so I came to pick one of you. Bro, do you know Kolkata? Yeah, you can go. When I can, you can go. Wow, no, I can go with you. Yeah, no problem. Okay. It's my younger brother. Okay, so you collect your stuff and we all? Yes, I'll do that. So hope everything will be okay with me there. Don't worry. Si parla di 120.000 persone che raggiungono le coste. Prima le persone filtravano, andavano verso altri paesi, andavano verso la Germania, verso la Svezia, verso la Francia. Adesso con queste stazioni di frontiere chiuse rimangono in Italia. Poi molti hanno famiglia, bisogna considerarle queste cose quando si parla di queste persone. Cose che succedono alle loro famiglie e loro sono qua e non possono fare niente perché non possono uscire dall'Italia finché la procedura è in atto, sono vincolati a rimanere in Italia. Quindi è un'attesa e può essere logorante. When did you arrive in Italy?
Oh, I arrived in Italy 4 days ago, yeah. We take our departure from Libya, a place called Zabrata. How many were you on the boat? Oh, it was 130. 130. Yeah. And everybody was rescued? Everybody was rescued. And, but we get a small problem on the journey because our boat was sinking. Ah, yes. Yeah. Our boat was sinking. Water is coming in. It's hard. This journey is very hard because you have to be surviving by your own, from your pocket to mouth. Yeah. And then did you pay a lot of money? Yeah. Definitely a lot of money. Can you tell us how much? For the boat fee is equivalent to 600 euro. Yeah. From Gambia to Tripoli is also equivalent. From Agadez to Tripoli is also equivalent to 600 euro. That's 1,200 euro. From Gambia to Agadez is equivalent to maybe at least 400 euro, which will be 1,600 euro. And what was the hardest part of the journey? Was it crossing the desert or was it crossing the sea? For me, my hardest part was crossing the sea. It was just 3 hours, but it was the hardest part of my life in this journey because the boat was sinking. Nobody knows what will happen. Do you still have your family in Gambia? Yeah, I still have a family in the Gambia. Do they know that you're safe? Do they know that you arrived here? No, since I came here, I did not make a call because there was no chance of giving us phone to make a call. You can make a call if you want. Hey, master, I'm fine. Yes. Yeah. Billah wallah, master. It was not easy at all. We are here managing for now. No, I overthink it, master. Difference between like. Baga from Baga. Okay. How are they? That was my elder brother. Yeah, he is happy. Yeah. Welcome in Europe. Yeah, okay, thank you very much. Marcello? Aiuti a fare questo, aiuti a fare questo. Fai tu. Noi abbiamo anche parlato con tanti immigrati come te. Dicono anche che è molto facile trovare un modo illegale di guadagnare soldi, no? Io ho mai toccato qualcosa, mai spacci, mai tutto. Io sempre regolare e non voglio soldi non regolari. Io quanto soldi non regolari, manda i miei bambini, mangia soldi non regolari, domani dopodomani il mio bambino a scala rotto, perché soldi non regolari. Io voglio soldi pulito, a posto. Per i tuoi bambini? Perché i miei bambini quanto mangia soldi non regolari, mio bambino scala, rotto, mano, ospitali, arriva un giorno che paghi io, paghi i miei bambini, paghi la moglie, sicuro paghi, perché soldi haram, non regolari. Capisco. Come si chiama? Ragno? Schedilo di bedre, ferma. ان شاء الله مهم بلاتي انت مزيانه بعد الدراري مزيانين واخا الحبيبه ديالي واخا
Hai chiamato la moglie? Ho chiamato la moglie, sì. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, bene. Sì. Bene. Cos'è? Sono Sì, Posso una vedere? macchiato, certo, sì. prego. Ok. Miriam, 10 anni, e 2 gemelli, Ryan. Sì. 3 anni. Quand je reste seul, seulement je regarde le vidéo. E da quanto tempo non l'hai visto? 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo? Sì. Ma sono cresciuti? Sì, sì. Sì. E cosa pensi quando vedi i tuoi figli così lontani? Pas de problème, c'est la vie comme ça. C'est pas seulement moi qui quitte le Maroc. Il y a beaucoup de personnes qui laissent les enfants, ils laissent sa famille, ils quittent. C'est pas la première personne. Non. Toutes les personnes le font comme ça. Il y a des personnes qui 10 années ou 15 ans qui n'allaient pas, ils n'avaient pas sa famille. Un giorno vengono qua. Sì, arrivo un giorno. Inshallah. Arrivo un giorno. Inshallah. Ines, ça va? Ik denk dat Italianen van nature aardiger zijn dan Nederlanders. Barmhartigheid, goede vriend, is in het Italiaans nog een woord. Al staat die barmhartigheid in de huidige noodsituatie onder druk. En ik denk ook vooral dat Italianen vanwege de vloek van de geografische ligging van hun land, die er de oorzaak van is dat ze al 1,5 decennium te maken hebben met het fenomeen van migratie, hebben geleerd om pragmatischer te zijn. Er bestaan geen simpele oplossingen voor dit probleem. Dus laten we dan eerst maar beginnen met die mensen wat eten en onderdak te geven. En dan zien we wel verder.